Immaginate una notte d'estate del 1982. In un campo isolato tra le montagne liguri, un ragazzo di 14 anni, Valerio Lonzi, si sveglia al buio. Non sa che quella notte cambierà per sempre la sua vita. Oggi vi racconto la storia vera di Valerio Lonzi, un incontro con l'ignoto ed il mistero che ancora oggi sfugge a ogni spiegazione razionale. Valerio Lonzi nasce a Genova il 29 febbraio 1968 in una famiglia normale, di quelle che mandano i figli agli scout per imparare disciplina e avventura. È un ragazzo solare, pieno di energia, appassionato di computer e arti marziali. Ma un episodio inspiegabile vissuto sull'Appennino ligure lo costringe presto a rivedere i suoi sogni per magari trasformarsi in un autore di storie di fantascienza, perché in fondo Valerio sa che là fuori ci sono davvero esseri che non appartengono alla Terra. Durante l'estate del 1982 il fato lo porta a Reppia, un piccolo borgo tra Chiavari e Sestri Levante, sull'Appennino ligure, zona del Passo della Biscia, provincia di Genova, per un campeggio con i suoi compagni. È il penultimo giorno, l'aria è calda, l'atmosfera leggera, ma quella notte qualcosa di alieno irrompe nel suo mondo. La notte è rischiarata solo dai falò di un campo scout. Tutto inizia con una luce verdastra che danza tra l'erba alta. E finalmente comincia la storia. Verso le 22 i ragazzi che si muovono tra le tende notano qualcosa di diverso, una piccola luce ferma, poco oltre il perimetro dell'accampamento. Valerio e i suoi amici, convinti che qualcuno abbia smarrito la propria torcia, si alzano per andare a recuperarla e si avvicinano per capire cosa sia. Notano una sfera luminosa, grande come una palla da bowling, posata sul terreno. Emana un bagliore verdastro, ipnotico. Nel momento in cui Valerio dirige il fascio della sua lampada verso i cespugli, quella luce si spegne all'istante. Al suo posto un'impronta semisferica nell'erba, giallastra e bruciata, come se qualcosa di caldo l'avesse marchiata. Sul terreno rimane soltanto una chiazza di erba ingiallita. I ragazzi ridono nervosi, pensando a uno scherzo. Valerio non può ancora immaginarlo, ma quella non sarà l'ultima volta che incrocerà luci di quel tipo. Ripensando, anni dopo, a quei giorni passati tra le tende, descriverà un clima strano, una tensione sottile, un nervosismo senza motivo, come se qualcosa di importante stesse per succedere. Forse era solo colpa del meteo instabile, del cielo che cambiava umore di continuo. A riportarlo bruscamente al presente ci pensa Alberto, l'amico che gli ricorda l'appuntamento fissato con due ragazze del campo, alle 23 in punto, quando il resto del gruppo sarà già coricato nelle tende. Un'ora dopo, quindi, mentre il campeggio dorme, Valerio, insonne per il caldo ed in attesa di andare all'appuntamento con alcune ragazze del gruppo, scosta il telo della tenda ed esce. Sul sentiero, pochi metri più in là, scorge Alberto. È fermo, rigido, immobile come una statua. Braccia lungo i fianchi, testa ciondolante. L'amico aveva la testa leggermente piegata in avanti, come se stesse dormendo in piedi. Attorno a lui, nel buio, ruotano lentamente alcune piccole sfere luminose identiche, che gli volteggiano intorno, piano, come lucciole giganti. Dopo pochi istanti, quelle luci cambiano traiettoria e sembrano puntare dritte verso Valerio. Istintivamente alza la torcia e le colpisce con il fascio di luce. In un attimo le misteriose sfere si dissolvono nel nulla. L'amico si risveglia confuso. Ha perso quasi 2 ore di tempo, senza ricordi. In quel momento a Valerio sembra che tutto sia durato appena un paio di minuti. Solo più tardi si rende conto che anche lui ha un vuoto. Da quando è uscito dalla tenda è passata un'ora intera. 45 minuti per la precisione, in cui Valerio non si ricorda nulla, come se il buio lo avesse inghiottito e la sua mente si fosse spenta. Cosa è accaduto in quel vuoto di tempo? Valerio e Alberto scelgono di non raccontare nulla. Temono di essere presi per visionari o peggio ancora per pazzi. Eppure, nei giorni successivi, l'aria al campo è ancora più carica, quasi elettrica. Sguardi sfuggenti, silenzi improvvisi. Forse non sono gli unici ad aver visto qualcosa. Forse altri hanno assistito a fenomeni che non riescono a spiegare e che preferiscono rimuovere. Anni dopo, un ricercatore che ha raccolto le testimonianze di quel campeggio riferirà di aver incontrato persone ancora profondamente scosse da ciò che era accaduto e che non volevano assolutamente parlare dei fatti accaduti in quel campeggio quella notte.
Il giorno dopo, rientrato a casa, Valerio si concede una lunga doccia calda, sperando di lavare via la stanchezza, la tensione e quei pensieri confusi che si porta dietro dal campeggio. Ma ci sono esperienze che l'acqua non può portare via. Restano impresse, profonde, lasciando tracce inquietanti, come quelle 3 cicatrici sulla schiena di un ragazzo che ufficialmente non è mai stato operato. La madre nota 3 cicatrici fresche alla base della schiena, lunghe una decina di centimetri ciascuna, parallele come segni di punti chirurgici. Valerio insiste. Lui, a quel campeggio, non ha fatto niente di particolare. Eppure la madre, preoccupata, lo porta dal medico. Il dottore osserva con attenzione quei 3 segni alla base della schiena e lo mette alle strette, chiedendogli di dirgli dove era stato e che cosa gli avessero fatto, convinto che quelle fossero cicatrici da punti di sutura. I dermatologi consultati sono perplessi. Sembra un intervento, ma non lo è. Per il ragazzo è uno shock. Nessuno lo ha mai operato. Eppure quelle cicatrici sono lì. Prima di partire per il campo scout, la sua pelle era intatta. Neppure i medici riescono a formulare una diagnosi sensata. Tutto fa pensare a un intervento chirurgico, ma non esiste nessuna cartella clinica, nessun ricovero, nessun ricordo. Anche un amico di Valerio, interpellato sui fatti, si chiede da dove possano essere arrivate quelle cicatrici. Prima del campeggio, racconta, Valerio non aveva nulla sulla schiena. I segni compaiono solo dopo il rientro. Non si tratta di semplici graffi, sono 3 linee molto evidenti, lunghe almeno 15-20 centimetri, impossibili da non notare. I medici, interpellati sul caso di Valerio, almeno quelli che con lui hanno avuto un contatto diretto, sapendo che i genitori avevano consultato anche altri specialisti, sono stati piuttosto chiari, qualcuno addirittura insistente. Secondo loro si trattava di segni lasciati da un intervento chirurgico, cicatrici pulite, lineari, compatibili con punti di sutura eseguiti in modo accurato. Ogni anno, al momento di rinnovare il certificato medico per l'attività agonistica nel karate, quelle cicatrici diventavano un problema. I dottori sospettavano un precedente intervento importante alla schiena, magari a seguito di un incidente grave. Gli chiedevano spiegazioni, ipotizzavano ricoveri o traumi mai avvenuti, ma Valerio non aveva nulla da raccontare. Nessuna operazione, nessun infortunio che potesse giustificare quei segni, solo 3 linee indelebili che continuavano a smentire la sua biografia ufficiale. Inoltre, secondo quanto emerso dalle indagini mediche svolte in seguito, nel caso di Valerio c'è un altro elemento che lascia senza parole. Gli esami radiologici rivelano infatti un'anomalia sorprendente. Il suo scheletro risulta completamente calcificato, come se la sua crescita si fosse bloccata inspiegabilmente intorno ai 14 anni. Non solo, le analisi mostrano anche un tasso di calcio nelle ossa nettamente superiore alla norma, un dato che i medici fanno fatica a spiegare e che aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua storia. Un'anomalia questa che non sarebbe isolata. Valori di calcificazione ossea fuori scala e alterazioni del metabolismo nel calcio vengono infatti segnalati anche in altri casi di presunte abduction, creando un inquietante filo rosso che collega la storia di Valerio ad altre vicende di rapiti in diverse parti del mondo. Intanto, anche il comportamento dei genitori cambia. Sono più tesi, più guardinghi. Si scambiano sguardi che Valerio non sa interpretare. È come se nascondessero qualcosa. Forse conoscono una parte della verità che lui ignora. Parlando con i suoi genitori, Valerio scopre che anche loro 20 anni prima erano stati protagonisti di un episodio legato agli UFO. Raccontano che, quando la madre era incinta di lui da alcuni mesi, erano andati a trovare dei parenti che vivevano in campagna. I genitori di Valerio descrivono quella notte come un episodio impossibile da dimenticare. Sulla strada del ritorno, nel cuore della notte, mentre attraversavano una zona completamente isolata, hanno visto nel cielo quello che l'ufologia classica descrive come un disco volante. La forma tipica di 2 piatti rovesciati l'uno sull'altro, con una sorta di corona rotante, luminosa, a quanto ricordano tendente al verde, sospesa quasi sopra di loro. Un disco sospeso nell'aria, dal quale
si sprigionava un raggio verdastro che li ha colpiti in pieno. La madre, terrorizzata, avrebbe insistito per allontanarsi il più in fretta possibile. Secondo il loro racconto, dall'oggetto sarebbe partito un raggio di luce che ha colpito in pieno la madre di Valerio, per poi ritrarsi rapidamente. Subito dopo, l'UFO è sfrecciato via nel buio. Tutto questo è avvenuto prima della nascita di Valerio. Di questa famiglia, la frase che ricorreva sempre era che fossero persone strane. La nonna in particolare colpiva tutti. Piccolissima di statura, il viso sorprendentemente liscio, senza rughe, sempre truccata con grande cura, quasi fosse una piccola bambola. In generale, tutti i membri della famiglia avevano qualcosa di insolito nell'aspetto e nel modo di porsi. Dettagli difficili da definire, ma sufficienti a renderli, agli occhi degli altri, davvero particolari. Comunque, riguardo all'accaduto di Valerio, la famiglia tace, seppellisce il segreto. Valerio continua a tenere per sé quanto accaduto al campeggio e, per circa 8 anni, la sua vita scorre apparentemente normale, fino al giorno in cui, a scuola, si presenta un impiegato dell'anagrafe per chiedergli informazioni su suo fratello Walter, un fratellino che, per quanto Valerio sa, sarebbe nato morto. La versione ufficiale però vacilla quando lui ne parla con la nonna. La donna gli racconta un'altra storia. Quel bambino, a suo dire, non era nato morto. Lo descrive come un neonato molto particolare, molto strano, con dei lineamenti quasi felini. Ricorda anche che in ospedale avrebbero detto alla madre di non preoccuparsi di nulla. Facciamo tutto noi, pensiamo noi a tutto. Non c'è niente da vedere. A sua madre quel figlio non fu mai mostrato e ad oggi di quel bambino nato non risulta nessun certificato di morte. Dai racconti della nonna, dagli atteggiamenti del padre e dall'insieme degli eventi che circondano quella nascita, prende forma un sospetto inquietante, che quel bambino avesse caratteristiche fuori dall'ordinario, quasi a metà strada tra l'umano e qualcosa di non umano, di alieno, un altro tassello oscuro nella storia della famiglia Lonzi. Qualcosa, in modo oscuro e incomprensibile, sembra aver segnato Valerio e la sua famiglia, trasformandoli in una sorta di prescelti. Nel 1992 il caso riaffiora. Arriviamo così al secondo elemento chiave di questa storia. Una motocicletta. È proprio a causa di lei che la vita di Valerio subisce una svolta imprevista. Una sera la sua amata moto lo lascia a piedi e lo costringe ad arrivare in ritardo all'allenamento in palestra. È per via di quel ritardo che, ormai 20enne, Valerio incontra Yuki, una ragazza con cui scatta subito un'intesa particolare. Lei intuisce rapidamente che lui porta dentro di sé qualcosa di non detto, un segreto ingombrante. Quando lo presenta a sua madre Maura, giornalista, Valerio finisce per aprirsi spontaneamente. Le racconta l'episodio vissuto anni prima al campo scout. Maura, in buona fede, accenna la vicenda a un collega. Da lì la storia comincia a circolare. Articoli sui giornali, interviste, curiosità morbosa e una lunga fila di ufologi desiderosi di incontrare Valerio. Quel tempo mancante della sera in campeggio, quello che in gergo viene chiamato missing time, per molti è un possibile indizio di rapimento alieno. Valerio accetta di sottoporsi a sedute di ipnosi regressiva nello studio di un affermato psicologo genovese. Dalle valutazioni cliniche non emergono patologie che facciano pensare a una persona allucinata. Lo specialista, anzi, rimane colpito in modo particolare dalla coerenza e dalla forza emotiva dei racconti di Valerio. Descrizioni dettagliate di ciò che sarebbe avvenuto durante l'abduction, di frammenti di esperienze rimasti impressi in profondità dentro di lui, legati a quelle situazioni fuori dall'ordinario. Intanto il CUN, Centro Ufologico Nazionale, guidato da ufologi come Roberto Pinotti e Corrado Malanga, contatta Valerio. Dalle sedute di ipnosi regressiva emergono frammenti terrificanti. Valerio descrive di essere stato preso da entità alte,
con occhi neri e corpi esili, i classici grigi delle abduction. Lo portano su una nave, lo esaminano, forse gli inseriscono qualcosa nel corpo. Le cicatrici? Segni di prelievi o impianti. Ma non è solo un rapimento isolato. La famiglia Lonzi è un nido di enigmi. I ricordi che affiorano durante l'ipnosi sono sorprendentemente vividi e disturbanti. Valerio sdraiato sul lettino non si limita a raccontare, sembra rivivere la scena, fatti concreti, difficili da liquidare. Le cicatrici. Quando parte per il campeggio, la schiena è intatta. Al ritorno compaiono 3 segni netti, pur senza cadute, aggressioni o incidenti noti che possano giustificarli. E poi c'è il tempo mancante. Se fosse stato solo un problema di orologio, potrebbe anche pensare a un guasto, ma il dettaglio inquietante è che anche l'orologio dell'amico segnava lo stesso inspiegabile salto in avanti. La coincidenza di 2 strumenti che impazziscono nello stesso identico lasso di tempo è difficile da accettare come semplice caso. Il missing time resta una delle ipotesi in campo, ma non l'unica possibile. Quanto al perché abbia scelto proprio Maura, la madre di Yuki, per confidarsi, Valerio ricorda una lunga conversazione con lei la notte del 22 agosto. Stavano parlando di fenomeni strani, esoterismo, UFO. A un certo punto, quasi naturalmente, lui ha detto: «Io ho una storia, mi è successa anni fa». Ha parlato per ore, senza immaginare che quel racconto avrebbe poi innescato articoli, interviste e l'interesse di ufologi e curiosi. Non pensava che si sarebbe arrivati a esporre così tanto la sua vicenda. Sul fronte dei testimoni, la situazione è delicata. L'amico che era con lui al campeggio ha scelto di non essere coinvolto. Nel tempo, tra loro c'è stata una rottura, per ragioni che non hanno direttamente a che fare con l'abduction. E Valerio ha sempre rispettato la sua volontà di restare fuori da tutto questo. Sa benissimo che la presenza di un testimone diretto sarebbe preziosa, ma non se la sente di trascinare nessuno in un'esposizione che lui stesso vive come rischiosa e scomoda. Alla fine, la domanda che pone è amara ma lucida. In tutta questa storia, chi deve davvero convincere? Gli altri o se stesso? Valerio, con il tempo, arriva a una posizione molto netta. Se gli altri non gli credono, non è un problema suo. Questa indifferenza verso il giudizio esterno è qualcosa che non accomuna molte persone che sostengono di aver vissuto esperienze simili. Non ha scritto libri per fama, non ci ha fatto soldi, non ha spettacolarizzato il proprio caso. Nessuno lo ha mai pagato per raccontare il suo percorso. Alla domanda su che idea si sia fatto, Valerio spera che il suo compito, per così dire, sia terminato lì. Se potesse mandare un messaggio a quelle presunte entità, non avrebbe dubbi. Basterebbe un secco invito a lasciarlo in pace, a non cercarlo più. Le sue paure, però, non lo abbandonano. In particolare quella per le sfere luminose continua a tormentarlo, come un'ombra che ritorna ogni volta che il cielo si fa troppo scuro o che una luce insolita taglia la notte. Ma proprio dietro quell'angolo di normalità potrebbero nascondersi altri occhi invisibili che lo osservano da lontano, come avrebbero fatto fin dal momento in cui la sua storia è diventata di dominio pubblico. C'è chi è convinto che Valerio sia stato sorvegliato, pedinato, forse lo sia ancora oggi, e ciò che è iniziato anni fa sull'Appennino ligure non si sia mai realmente concluso. In questa prospettiva, la famiglia Lonzi non sarebbe solo strana, ma parte di una vera e propria linea di prescelti, un disegno che sembra partire dalla madre e dalla nonna e arrivare fino a lui. Per alcuni ricercatori, Valerio è a tutti gli effetti un prescelto. Resta poi la domanda più inquietante: quante volte è stato rapito nella sua vita? Oggi, sulla base di studi più recenti nel campo dell'abduction, si ipotizza che un addotto possa essere prelevato anche 4 volte l'anno per tutta la sua esistenza. In questo contesto, la questione diventa inevitabile. Valerio ha mai avuto la sensazione concreta di essere seguito, controllato, spiato
Durante il periodo delle sedute di ipnosi regressiva, Valerio ha la netta impressione di non essere più soltanto osservato dagli ufologi. Tornato a casa, inizia a ricevere una serie di telefonate anonime, dal contenuto chiaramente intimidatorio. Voci sconosciute lo invitano a lasciar perdere, a interrompere tutto, ricordandogli che la vita è breve e che da quella storia non avrebbe ricavato alcun vantaggio. Il messaggio è sempre lo stesso: smetti, non ti conviene parlare. Una chiamata però è diversa dalle altre. L'interlocutore, con calma glaciale, gli elenca con precisione ciò che si trova nel suo bagagliaio. Il problema è che l'auto è chiusa a chiave, dotata di antifurto, parcheggiata dentro un garage, anch'esso chiuso a chiave. Per Valerio è un segnale chiarissimo. Chi lo sta contattando non solo lo tiene d'occhio, ma è riuscito a violare spazi che dovrebbero essere inaccessibili. Una dimostrazione di forza, un tentativo di persuasione attraverso la paura. Questa è la molla che lo spinse al tempo ad esporre mediaticamente la sua storia e la sua immagine in TV e sui media, pensando di essere in pericolo. La soluzione che gli sembrava più adatta e che qualcuno vicino a lui gli suggerì era quella di essere un personaggio conosciuto, in modo tale che sarebbe stato più complicato e inopportuno per le persone che lo minacciavano farlo eventualmente sparire. Nello stesso periodo, Valerio nota spesso la presenza di due uomini molto alti, simili nell'aspetto, che sembrano seguirlo ovunque vada. Li descrive come attaccati a lui, come due francobolli su una busta, sempre a distanza ravvicinata, sempre dietro di lui. Un'ulteriore conferma che la sua storia, una volta emersa alla luce pubblica, ha attirato attenzioni ancora più inquietanti delle luci viste sui Monti Liguri. Il professor Corrado Malanga, chimico e ricercatore all'Università di Pisa dal 1983 e allora noto ufologo del CUN, viene coinvolto nel caso Lonzi proprio per cercare di dare una spiegazione a segni come le cicatrici. Fin dall'inizio però la questione si rivela complessa. Le cicatrici alla schiena non sono le uniche anomalie sul corpo di Valerio. Durante il ciclo di ipnosi condotte con il dottor Moretti a Genova viene individuato un altro segno particolare, una cicatrice sul piatto tibiale sinistro, quella che il professor Malanga definisce il marchio. Questo tipo di cicatrice, racconta il professore, è sorprendentemente simile a quella riscontrata in molti presunti addotti americani. Persone che dichiarano di essere state prelevate da entità aliene, portate a bordo di velivoli sconosciuti e sottoposte a procedure invasive. Nel corso di una seduta, sotto ipnosi regressiva, Valerio descrive con precisione la scena in cui quel segno gli viene inflitto. Si vede disteso sul lettino, impossibilitato a muoversi, in un ambiente asettico e innaturale. Dal soffitto scende una macchina sconosciuta che si posiziona sopra il suo volto. Davanti agli occhi percepisce solo una luce rossa intermittente, mentre avverte un dolore violento all'altezza della tibia sinistra. Nella sua mente, una voce lo rassicura dicendo che gli stanno effettuando un prelievo di tessuto osseo. Quando l'ipnosi termina, il dottor Moretti gli chiede di tirare su il pantalone per controllare quella zona. La cicatrice è lì, ben visibile. Alla domanda su come se la sia procurata, Valerio non sa che rispondere. Non ricorda cadute, incidenti, interventi a carico della gamba. La sola vista di quel segno, associata al racconto appena emerso in trance, lo fa impallidire. E cosa ancora più inquietante, lui non ha alcuna memoria cosciente di ciò che ha descritto sotto ipnosi. Qualche anno dopo, Malanga trova una conferma indiretta a questo schema durante un congresso a San Marino. Una ragazza lo avvicina e gli mostra la lastra fotografica di un amico, anche lui coinvolto in presunta esperienza di abduction. Sotto una cicatrice esterna molto simile, sull'osso, si vede chiaramente la traccia di un prelievo di tessuto, un parallelismo che agli occhi del ricercatore rende il caso Lonzi ancora più difficile da liquidare come semplice fantasia. Secondo il professor Malanga, che poi successivamente negli anni avrebbe condotto migliaia di ipnosi regressive di questo tipo, il punto più inquietante non è il singolo caso, ma i numeri. Nel mondo, racconta, non si parla di poche unità. Sono centinaia le persone che riferiscono esperienze di presunta abduction, anche ammettendo che tra loro ci siano mitomani, visionari o persone con problemi psichiatrici. Resta comunque una massa di casi che statisticamente presenta somiglianze troppo precise per essere ignorate.
Molti di questi presunti addotti mostrano infatti una serie di tratti ricorrenti: cicatrici in punti identici del corpo, spesso con la stessa forma, sogni e incubi praticamente sovrapponibili, con scene e simboli ricorrenti, una percentuale insolitamente alta, con circa l'85%, con sangue RH negativo, fratture e successivi riassetti dell'osso sfenoide, riscontrabili a livello medico. In diversi soggetti, inoltre, sarebbero stati individuati piccoli oggetti all'interno del corpo, sospettati di essere una sorta di microimpianti, uno nella zona della ghiandola pineale, uno dietro l'orecchio destro, un altro sotto il palato, sul lato sinistro. Alcuni di questi impianti sono stati effettivamente estratti, non in Italia ma negli Stati Uniti, e analizzati in 5 università differenti. Le analisi, secondo quanto riportato, avrebbero evidenziato una composizione isotopica anomala. La percentuale degli isotopi presenti in quei materiali non corrisponderebbe a quella normalmente riscontrabile sulla Terra. In altre parole, la materia prima con cui sarebbero costruiti non sembrerebbe avere un'origine terrestre. Incidenti macabri, morti sospette, coincidenze che puzzano di complotto. Il professor Malanga, nel suo libro Gli UFO nella mente, parla di interferenze aliene che manipolano la psiche, che rubano energia vitale. Siamo davvero sicuri che queste siano solo teorie? Un esperimento governativo camuffato da UFO? O entità extradimensionali che usano gli addotti come porte per il nostro mondo? Dopo anni, questa storia non ha ancora trovato una spiegazione. E se fosse solo l'inizio di una catena più grande, di un complotto mondiale che sfrutta le persone addotte come fossero animali da mungere di una fattoria galattica? Cosa è successo davvero a Valerio Lonzi quella notte? Un'allucinazione collettiva? Un intervento alieno? O qualcosa di più oscuro, sepolto nella nostra realtà quotidiana? La verità resta un vuoto, come quei 45 minuti perduti. Voi cosa ne pensate? Avete vissuto esperienze simili? Scrivetelo nei commenti o scrivetemi via mail per raccontare le vostre storie. Ricordate, come abbiamo già visto, anche nel caso riguardante la scomparsa di Travis Walton, nel buio dei boschi, le luci non sempre guidano a casa. Non guardate mai troppo a lungo le stelle, se non volete che loro si accorgano di voi. Iscrivetevi, attivate la campanella e scoprirete quanto è profonda la tana del bianconiglio.